Ciao ragazzi, un saluto da Luca Take. Nella scatola che ho in mano è racchiuso lo smartphone touchscreen più piccolo al mondo, anzi dell'intero universo. E nonostante le dimensioni è dotato di 4 GB di RAM, 64 di memoria e incredibilmente è anche dual SIM. Sigla e partiamo subito con la recensione. Partiamo subito con l'unboxing. Prima però vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto di questo bellissimo UniEarth Jelly 2 e i link dei 4 canali Telegram divisi per categorie: games, tecnologia, fitness e abbigliamento, dove vengono pubblicate ogni giorno le migliori offerte a tempo di Amazon, per cui se acquistate spesso online entrate nei canali, sono gratuiti, vi basterà scaricare l'applicazione Telegram, anch'essa gratuita, così potrete risparmiare sui vostri prossimi acquisti online. Apriamo il box, andiamo a estrarre, vediamo qua cosa troviamo all'interno. Intanto c'è la mini chiavetta per la nano SIM. Troverete i 2 manuali di installazioni e la seconda pellicola protettiva in TPU, eccola qua. Ho specificato la seconda perché la prima ovviamente la troverete già attaccata sullo schermo dello smartphone. Andiamo a estrarre, guardate che bello, è veramente piccolissimo, guardate il paragone con la mia mano. Adesso vado a prendere il metro così misuriamo anche le dimensioni. È lungo 95 mm, è largo 49 mm per uno spessore totale di 16 mm. Per farvi capire meglio le dimensioni ho qui con me il mio biglietto da visita. Guardate, hanno più o meno le stesse misure. Se a casa avete una carta di credito o un bancomat, più o meno sono le misure che ha questo smartphone. Proseguiamo con l'unboxing, apriamo. Qua troviamo il comodissimo laccio da polso e per finire non può mancare ovviamente il nostro cavo di ricarica USB Type-C. Riassumendo, questa è tutta la dotazione base che troverete all'interno del box. E ora andiamo a parlare della struttura. Nella parte superiore troviamo il jack delle cuffie 3.5 e il puntatore infrarossi. Infatti potete utilizzare questo dispositivo per accendere o spegnere televisori, condizionatori e qualsiasi altro dispositivo compatibile con gli infrarossi. Nella parte destra troviamo il tasto del blocca schermo, il tasto personalizzabile con 3 funzioni, un clic, 2 clic e la pressione prolungata, lo slot per la nano SIM. Tra l'altro questo smartphone è anche dual SIM, ve lo faccio vedere in diretta. Andiamo a estrarre lo slot, eccolo qua. Come vedete c'è lo spazio per una nano SIM e la seconda nano SIM. Se non avete una seconda SIM potete utilizzare questo slot per espandere la memoria con una micro SD fino a 1 TB. E sempre su questo lato troviamo lo slot Type-C di ricarica. Nella parte inferiore ci sono gli speaker, nella parte sinistra c'è il regolatore del volume, più e meno, una telecamera frontale e nella parte posteriore troviamo la seconda fotocamera da 16 megapixel, il flash e il sensore di impronte digitali. Per quanto riguarda la durata, monta una batteria non rimovibile da 2000 mAh che porta questo smartphone ad avere un peso totale di soli 110 grammi. Eccoci qua nell'home page di Android 12, noto subito che ha una buona scorrevolezza, guardate, adesso lo provo a mettere più in difficoltà, vado alla massima velocità, ma risponde sempre perfettamente ai comandi. Ed essendo Android il suo sistema operativo, troverete il Play Store di Google con cui potrete scaricare tutte le vostre app preferite, tra cui anche tutti i social media, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram e anche YouTube. E ora andiamo a testare la sensibilità del sensore di impronte digitali, mettiamolo subito in stand-by. E si è sbloccato, proviamo a fare altri 2-3 tentativi, rimettiamolo in blocco, è sbloccato di nuovo, facciamo l'ultimo e 3 su 3, per cui direi che come sensore ci siamo. Una delle cose che mi ha colpito di questo smartphone è che lo potete controllare sia con le gesture che con i 3 tasti orizzontali. Ora vi faccio vedere, nell'home page potete utilizzare sia lo swipe per vedere tutte le applicazioni aperte, oppure potete utilizzare i 3 tasti orizzontali. Questo è il corrispettivo dello swipe, il cerchio centrale per tornare all'home page e il tasto di sinistra per tornare alla schermata precedente. Una caratteristica che mi ha colpito piacevolmente è l'ottima luminosità dello schermo. Vi porto in esterna così vi faccio vedere come si vede lo schermo alla luce ambientale. Guardate, vedete com'è luminoso? Lo provo anche a inclinare nelle varie direzioni, ma comunque la visibilità risulta perfettamente accettabile, per cui lo potrete utilizzare tranquillamente anche in esterna senza aver paura di avere un calo di visibilità anche nelle giornate più luminose. Nonostante le piccole dimensioni, gli speaker non sono affatto male. Adesso ve li faccio sentire così vi fate anche voi un'idea. Entro nel video, sentite?
Davvero niente male per uno smartphone così compatto. E adesso vi mostro una serie di foto e un video in alta definizione che ho registrato direttamente dalla telecamera di questo smartphone. Devo dire che sono rimasto veramente sorpreso dalle qualità di questa piccola telecamera da 16 megapixel. Sicuramente non saranno le foto migliori al mondo, però ho visto alcune telecamere peggiori in altri smartphone molto più blasonati di questo piccolo Uni-Earth. Se vi è piaciuta questa recensione lasciate like, se anche voi come me siete appassionati di tecnologia iscrivetevi al canale così sarete aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto del bellissimo Uni-Earth Jelly 2E, i link dei canali Telegram in cui pubblichiamo le migliori offerte a tempo di Amazon e i link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. Vi ringrazio veramente tantissimo per essere arrivati fino alla fine, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!